Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in Extreme Metal News. Ma a parte l'estrema originalità del titolo, che cosa andremo a fare in questa serie di video, in questo format, rubrica, chiamatela un po' come volete? Fondamentalmente andrò ad elencarvi una serie di notizie sul mondo del metal estremo, tra quelle che secondo me sono le più importanti. Nella prima parte vi presenterò notizie su band più conosciute, non solo mainstream ma comunque anche quel mid ground, insomma band più conosciute, ecco, mettiamola in questo modo. Nella seconda parte invece andrò a parlarvi di uscite sempre ovviamente riguardanti il mondo del metal estremo dell'underground totalmente italiano, quindi appunto band che io apprezzo personalmente, che fanno parte dell'underground italiano, di cui magari se ne parla sempre poco e che invece meriterebbero un occhio di riguardo. Spero che l'idea possa piacervi, possa essere di vostro gradimento e vi auguro buona visione. Gli Immortal hanno annunciato il loro 10° lavoro in studio. L'uscita di questo disco è prevista per i primi mesi del 2023 e come ben sappiamo ormai gli Immortal sono una one man band, in quanto solo Demonaz si occupa di tutta la parte compositiva, produttiva, canora eccetera. Questo avviene dal precedente album Northern Gods of Chaos. Sebbene ci fossero state delle perplessità sugli Immortal come one man band, in realtà il precedente lavoro di Demonaz è stato veramente molto apprezzato, anche da me personalmente l'ho veramente adorato. Quindi siamo fiduciosi per il prossimo lavoro che, come Demonaz afferma, dovrebbe essere epico, potente, veloce e furioso, come sono sempre stati gli Immortal dagli albori dei tempi. Quindi siamo fiduciosi e ovviamente non possiamo fare altro che augurarcelo. Il nuovo lavoro si chiamerà War Against All ed è stata rilasciata sia la cover del CD sia l'intera tracklist, che vi lascerò e vi farò sbucare da qualche parte. La band svedese Enter Bila ha annunciato il suo omonimo album di debutto, che uscirà il 2 dicembre di quest'anno per conto della sempre svedese Nordvis. La Nordvis è un'etichetta abbastanza famosa nell'ambiente ed è sempre stata conosciuta per avere all'interno del suo roster band che sposassero sonorità appartenenti a black metal e a folk, quindi sonorità a cavallo tra questi due generi. E ovviamente gli Enter Bila non fanno eccezione. Secondo la label, la cosa interessante di questa band sono proprio le tematiche che va a trattare. Il nome Enter Bila infatti indica proprio un'ascia d'attracco svedese che utilizzava la marina svedese nel 1700 per poter salire sulle navi nemiche. In effetti il singolo estratto racconta l'esperienza di un uomo in servizio nella marina svedese di quei tempi che purtroppo vede affondare la nave e lui con essa. E quindi molto affascinante tutto quello che si viene a sentire nel brano che vi lascerò in descrizione e vi lascerò anche un link per poter preacquistare il CD qualora voi foste interessati. I Teotoxin hanno rilasciato proprio venerdì scorso, il 28 ottobre, il loro nuovo album. Si tratta del loro 4º album in studio, nonché il secondo della serie Fragment, chiamato Fragment Totenruhe. Girovagando in rete si trovano delle recensioni molto contrastanti su quest'album. Vi sono recensioni che gli assegnano un 10 su 10 addirittura, e altre recensioni che invece sono molto più tiepide e gli assegnano un 5,5 su 10. Personalmente parlando non l'ho ancora ascoltato e quindi non posso darvi un parere, ma vi lascerò comunque qui sotto tutti i link per ascoltarlo, per acquistare il CD nel caso foste interessati. Sicuramente i Teotoxin non mancano di fascino per quanto riguarda la loro musica e propongono un black death metal molto anni 90, quindi dalle tinte fortemente ancorate a quegli anni. Il disco è uscito stampato dalla AOP Records, che è l'etichetta che ha da sempre accompagnato i Teotoxin durante la loro carriera. Il 31 ottobre sarà la volta di un debutto per quanto riguarda una band che possiede all'interno di essa membri sia norvegesi che italiani. Tale band si chiama Funeral Harvest. La cosa bella di queste due diverse scuole di pensiero, chiamiamole così, per quanto riguarda il black metal messe all'interno dello stesso gruppo, permette ai Funeral Harvest di avere un sound veramente unico, che sposa delle sonorità totalmente glaciali e spietate tipiche del black metal norvegese a delle sonorità più epiche e romantiche, se così vogliamo chiamarle, tipiche del black metal più nostrano. L'album di debutto si chiamerà Redemption e potrà essere preordinato sia da Bandcamp che dalla label. Comunque vi lascerò anche qui tutti i link in descrizione. Chiudiamo con una notizia che farà sicuramente felici tutti gli appassionati e che sicuramente saprete, la maggior parte di voi comunque saprà, ma per dovere di cronaca la diciamo. È uscito il 28 ottobre il nuovo disco dei Darkthrone, il 20° disco dei Darkthrone per l'esattezza,
che si chiama Astral Fortress. Per quanto riguarda l'album in sé, è un misto di black metal ruvido, grezzo, con dei tocchi molto cupi e dumeggianti, come ci hanno sempre abituati Darkthrone, e con qualche spruzzo di atmosferico dovuto dai synth. E comunque un'ancora al passato, ricordando che siamo arrivati ai 31 anni dall'album debutto dei Darkthrone. L'intero album è comunque disponibile su Spotify, nel caso voleste ascoltarlo prima di acquistarlo. Passando alla parte underground della carrellata di notizie, partiamo con il 31 ottobre. Il 31 ottobre uscirà l'EP di un progetto campano veramente visionario e fuori dagli schemi chiamato Black Hecate. Questo progetto campano presenterà un EP appunto il 31 ottobre chiamato Sepulcrum. Sepulcrum tratterà di un tema molto particolare, ovvero il viaggio di un individuo verso la sua morte, ma in realtà questo viaggio partirà proprio dal rendersi conto di essere morti e quindi dal punto di vista di un fantasma, potremmo dire, o comunque di un'anima, a seconda poi delle credenze di ognuno di noi, che parte per questo viaggio verso la morte. Questo EP presenta due particolarità degne di nota. La prima che vorrei sottolineare è che è completamente registrato in live in un'unica traccia, quindi non in multitraccia ma in presa diretta. Questa presa diretta secondo me rappresenta appieno quello che può dare una mente geniale come Marco, che non è solo il ragazzo che è dietro a questo progetto ma ha altri due progetti a seguito, tra cui uno molto più black metal oriented chiamato Obscurum Malum, mentre l'altro si chiama Diana Dea ed è un po' più ambient, dark ambient, ritualistico, sciamanico, ecco, è molto molto particolare. L'altra particolarità di questo EP è che la prima traccia, chiamata Introitus, sarà reinterpretata in 3 versioni differenti. La prima sarà ovviamente quella di Marco, del ragazzo dietro il progetto stesso, l'altra sarà invece reinterpretata da un'altra band italiana veramente molto talentuosa e molto molto particolare, chiamata Loch dal Koruv, spero di averla pronunciata bene, mentre la terza versione sarà reinterpretata a livello canoro dalla sottoscritta, insomma. Vi lascio poi in descrizione il profilo di Marco che potete contattare per chiedere se siano rimaste ancora delle copie fatte a mano di questo EP, perché appunto l'EP è fatto completamente a mano e ne sono rimaste al momento in cui registro questo video ancora 2 copie, quindi se siete interessati a questo particolare progetto, comunque a questo particolare EP, vi lascio appunto il profilo di Marco qui in descrizione. È uscito recentemente, il 30 settembre, il nuovo disco degli Uberfall, una band toscana veramente veramente interessante. Ciò che propongono gli Uberfall è veramente interessante e particolare, poiché uniscono un black metal molto cattivo, gelido, a delle atmosfere veramente cupe e cadenzate, con in più dei tocchi quasi sludge. Personalmente ho acquistato il secondo album non appena saputo dell'uscita, poiché adoro particolarmente questo gruppo. Vi lascerò in descrizione sia il link su YouTube del canale ufficiale di Uberfall per poter ascoltare l'intero album, sia un link di Facebook per poterli contattare nel caso in cui fosse rimasta ancora qualche copia disponibile, poiché erano veramente poche le copie a loro disposizione, ma non si sa mai, magari qualche copia è ancora disponibile, è rimasta. Sempre per la Wine and Fog è uscito il 16 ottobre di quest'anno il 9º disco in carriera per un gruppo storico dell'underground italiano, ovvero Your Christ. Your Christ sono attivi dal 1999 e questo 9º album in carriera, Count of Darkness, di sicuro non tradisce le aspettative. Quello che potete aspettarvi è un black metal cupo e atmosferico, raw, grezzo, ruvido, come piace a noi, tipico degli anni 90. Vi lascerò sempre qui in descrizione sia la pagina Facebook dell'artista in questione, sia il link su YouTube per poter andare ad ascoltare in streaming l'intero album. Una one man band mia conterranea, quindi pugliese anche se di Bari in questo caso, chiamata Beyond Melancholy, ha fatto uscire recentemente il suo full length in formato CDR. Beyond Melancholy è tra i migliori progetti depressive in ambito italiano a mio parere, e grazie alla Depressive Illusion Record, appunto etichetta che ha stampato questo CD, abbiamo finalmente la possibilità di avere il lavoro di questo ragazzo in formato fisico. The Pleasure of Suicide, il nome appunto dell'album in questione, è veramente veramente bello e credo sia uno dei punti più alti che ha raggiunto la One Man Band fino adesso. Vi lascerò in descrizione come sempre sia il link all'ascolto dell'album in questione, sia il link per l'acquisto del full length. Vi ricordo, qualora non lo sapeste, che Gaetano, quindi il ragazzo dietro al progetto Beyond Melancholy, collabora in un'altra band chiamata Suicidal Anxiety, che ha stampato proprio quest'anno la sua prima demo, consigliatissimo anche questo.
Nel mese di ottobre, quindi davvero recentemente, è uscito il nuovo lavoro di una band chiamata Noise Fog. Noise Fog è una one-man band che sposa all'interno del suo sound influenze black metal, death metal e thrash metal in una maniera davvero old school, in definitiva potente e convincente. Questo split prende il nome di Rotten Suicide e contiene 2 tracce, Corpse Picks Corpse e Rotten Suicide, appunto. Vi lascio in descrizione sia il link YouTube di entrambi i brani, sia il link Bandcamp. La band mi ha fatto sapere che comunque tra pochissimo dovrebbero essere disponibili delle copie fisiche, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata alla loro pagina Bandcamp, anzi alla sua pagina Bandcamp, e seguirli per rimanere aggiornati. I Magic Way sono una band attiva dal 1996 sul suolo italico e propongono all'interno del loro sound un black metal dalle forti connotazioni ritualistiche, occulte e magiche, potremmo dire. È uscita recentemente la ristampa che festeggia i 25 anni dall'uscita del loro album di debutto chiamato appunto Dracula. Quest'album è quasi totalmente strumentale, poiché fu colonna sonora di una rappresentazione teatrale, di un'intera rappresentazione teatrale curata da Hermes Bertram, che spero sempre di aver pronunciato bene. I nostri all'epoca suonarono dal vivo il commento sonoro a quest'intera opera. La prima versione di quest'album stampata in cassetta è quasi del tutto introvabile, perciò la ristampa è veramente molto apprezzata. In descrizione vi lascerò il link per l'acquisto al CD e anche in versione deluxe se ne fosse rimasta qualche copia. Concludo questa prima puntata ricordandovi che il 1° novembre, in diretta YouTube sul canale del Calice Nero, che vi invito ovviamente a seguire, sarà online un'intervista alla one-man band messicana Tantum. Tale band ha all'attivo solo 2 lavori, ma veramente tanto talento e potenziale, non solo a livello compositivo, ma anche a livello di liriche, veramente affascinanti e potrei dire maestose. Vi lascio in descrizione il link all'intervista che sarà, come detto, riprodotta online il 1° novembre dalle 21 alle 22. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo alla prossima. Lit the fire!